Hey, what's up you guys? Welcome to my channel if you're new, and if you're not, come va? My name is filcofilms and this week's video is going to be in Italian, so if you want to follow along, please feel free to hit the CC button down below and subtitles should pop up down here. Allora, slang in 5 anche stavolta, solo che questa settimana il tema è slang in the office. Bella bestia. Faccio spesso questi video ma non mi ero mai accorto quanto spesso si usano le parole slang al lavoro. Ho abbastanza slang per fare 3 video con questo tema, almeno 3 video. Il positivo comunque è che secondo me sono tutte abbastanza self-explanatory, cioè si spiegano da sole. Però questo me lo direte voi nei commenti. I temi di questi video comunque solitamente me li faccio suggerire da voi, quindi se non mi seguite già su Instagram e Twitter, fatelo perché spesso mando sondaggi lì e mi dite voi che tema volete vedere nel prossimo Slang in 5. Iniziamo con questo heads up, allora, che letteralmente tradotto teste alzate in italiano vale, non vuol dire niente. In inglese heads up vuol dire notificare o anticipare una cosa. Just a heads up, this is gonna be long. Se state per entrare in un meeting e il tuo collega sa già che sarà una roba lunga. Oppure just a heads up, I'm not in on Monday, se il tuo collega ti vuole far sapere che lunedì non sarà in ufficio. Come tutte le frasi in questo video, naturalmente questa si può usare anche fuori dall'ufficio, però nel posto di lavoro questa è una frase super comune sia nel parlato, nell'inglese parlato, che per email. Nel business in inglese si dice spesso it's not the grades you make but the hands you shake. Non è questa la frase, però è per darvi il contesto. È una frase conosciuta per far capire che nel mondo del lavoro le persone che conosci e i contatti che hai sono quasi più importanti dei voti che hai all'università o a scuola. Ma i contatti sono anche importanti fatti sul posto di lavoro perché ci possono aiutare to pull some strings o tirare qualche filo. Per esempio, se dovessi fare una ricerca sul mercato e ho bisogno di informazione sui competitor che normalmente è difficile ottenere, magari ho dei contatti esterni che mi possono aiutare e questo si chiama pulling some strings. I had to pull some strings but I got the data we need. Se sei una persona che lo sa fare spesso ti valorizza come persona, però può anche essere visto come non etico. L'alternativa è che se non lo sai ti devi inventare qualcosa. Anche questo può succedere, magari anche un po' più spesso, e quando fai un lavoro un po' a gioco d'azzardo si chiama un winging it. Neanche ci prova a fare una traduzione in italiano per questa perché non ha senso. Comunque se lasci un progetto all'ultimo minuto oppure non capisci bene cosa devi fare, questi sono tutti esempi di una situazione dove you have to wing it. I don't have time for this, I'm gonna wing it. Oppure I had to wing it, I really didn't get it. Sinceramente non lo consiglierei a nessuno, però ogni tanto succede a tutti, se si ha troppo da fare oppure se non si capisce bene l'argomento. Il mondo del lavoro oggi comunque gira intorno alle email. È tutto un'email. Ti arrivano 150 email al giorno, mandi 250 email al giorno, a tal punto che io non riesco a immaginare com'era il mondo del lavoro senza i computer, senza le email. Cioè, prima delle email e dei computer, cosa si faceva in ufficio? Comunque, quando si manda un'email si può considerare quell'azione reaching out. Su Google Translate mi traduce come allungare la mano, che vabbè, ok, nel senso letterale ci sta, ma è proprio per questo che Google Translate reaching out significa semplicemente contattare una persona per offrire aiuto, supporto, dare consigli, eccetera eccetera. Solitamente per email, ma anche per telefono, messaggio, telegramma, come cazzo vuoi. We need to reach out to him. He's struggling. Feel free to reach out to me whenever. E infine, proprio studiato per concludere il video, è una frase che si usa in conclusione. Quando stai finendo qualcosa oppure quando ti stai preparando per andare via dal lavoro, per andare a casa, è comunissimo riferirsi a queste attività come wrapping up, cioè incartare. Il meeting si sta allungando un po' di troppo, we're gonna have to wrap things up. Il progetto si deve finire entro oggi, I'm gonna have to wrap this up by the end of the day. Stai per andare a casa e il capo magari ti si avvicina e ti vuole chiedere una cosa. I'm sorry, I'm just wrapping up. Can we have a chat tomorrow? Troppi modi ce ne stanno per usare questa frase. Non so comunque se mi sono spiegato bene, perché queste frasi quando penso allo slang neanche mi vengono in mente, perché sono talmente comuni e normali che non mi suonano neanche come slang. Comunque effettivamente lo sono e per questo le ho incluse. Come ho detto all'inizio, mentre le stavo scrivendo me ne sono venute in mente così tante che usiamo all'ufficio che ne ho abbastanza per altri 3 o 4 video, quindi se volete vederli, una parte 2, 3, 4 di questo tema di ufficio, fatemelo sapere nei commenti. As always, if you did enjoy this video, please smash that like button down below as it does help out a lot for the algorithm. Subscribe to my channel and hit that notification bell if you want to see more content like this in the future. I post every Sunday and you can follow me on Instagram and Twitter. I'm active on there when I'm not posting on YouTube. My name is filcofilms. Thank you so much for watching this video and I will catch you next week. Ciao.